Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Cose Cinesi. Nel video di oggi vi parlo di lui. È uno smartphone, si tratta di Umidigi A9 Pro. Uno smartphone economico, siamo circa sui 120 euro per la versione che ho io, che è quella da 6 GB di memoria RAM e 128 di storage. Quindi non parliamo di un top di gamma, parliamo di uno smartphone che costa poco, benchmark non sono assolutamente stratosferici come potete immaginare, ma per renderlo interessante Umidigi ha inserito qui dietro, dove c'è il modulo delle camere, delle fotocamere, ha inserito un termometro che permette di rilevare la temperatura corporea delle persone con due semplici clic. Ma in queste 3 settimane di prova che l'ho usato e che lo sto usando tra i vari lockdown, tra le feste di Natale e quant'altro, mi sono accorto di una cosa che mi ha sbalordito più del fatto di avere un termometro. Ve la racconto dopo la sigla. E rieccomi qua con Umidigi A9 Pro. Intanto grazie a tutti per seguirmi. Se non siete iscritti al canale vi prego schiacciate iscriviti e schiacciate anche la campanellina, così non perderete più nessun video, riceverete una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo contenuto. E in più, se volete risparmiare qualche cosa, sotto in descrizione c'è anche il canale Telegram Cose Cinesi, dove pubblico e seleziono personalmente delle offerte che ritengo interessanti e codici sconto che magari potrebbero fare comodo anche a voi. Trovate tutto sotto al video. Come anche trovate il link a questo A9 Pro, che è lo store dal quale ho preso questo telefono. Allora, Umidigi A9 Pro è un telefono nuovo, è uscito qui a fine anno, a fine 2020, quindi è estremamente recente. Monta Android 10, ha uno slot dual SIM più SD, quindi 3 compartimenti per tenere attive 2 SIM, più eventualmente, se vogliamo espandere la memoria, c'è la possibilità di farlo attraverso una micro SD. Il display è un LPTS Full HD Plus da 6,3 pollici e nel posteriore monta un modulo fotocamera quadruplo di Sony. La batteria è da 4150 mAh, il processore è un MediaTek Helio P60 e appunto, come vi ho già detto, nella mia configurazione è un 6 più 128. Parliamo del display, che è veramente un bel display, Full HD Plus, 6,3 pollici, 1080x2340 pixel la risoluzione. Luminosità molto buona, si vede bene sia all'interno che ovviamente all'esterno, anche se ho rilevato che il sensore di luminosità è un po' lento e talvolta ci impiega quel mezzo secondo in più per regolare la luminosità dello schermo, però insomma mezzo secondo in più non cambia niente. Nella parte superiore è presente il notch per la fotocamera selfie, non è rastremato, è un semicerchio perfetto e durante queste 3 settimane di utilizzo non ho trovato nessuna app che mi abbia dato problemi con il notch. In più sono presenti le funzionalità di luminosità notturna che vira un po' tutti i colori al sepia, ottimo se dobbiamo usarlo come e-reader magari per leggere di sera, e poi c'è la modalità riposo che converte tout court tutto il telefono in bianco e nero. Fisicamente era chiuso da una piacevole cornice metallica che vedete è veramente molto bella, a me piace un sacco, che si coniuga bene con i due vetri, quello anteriore e quello posteriore, sì, perché qui dietro c'è un pannellino con un trattamento a vetro e entrambi i vetri anteriore e posteriore sono trattati con lo smusso 2,5D. Tenerlo in mano, insomma impugnarlo, maneggiarlo è veramente gradevole, non taglia le mani e devo dire che il metallo che lo circonda ne agevola anche il grip, quindi è meno scivoloso di quanto pensavo. Ci sono 2 colori disponibili, io ho preso quello scuro, il trattamento riflettente è abbastanza carino qui dietro, con la luce del sole fa dei bei riflessi, anche se ho rilevato che tende un po' a trattenere le impronte, quindi un motivo in più per utilizzare la cover in silicone che è inclusa nella confezione. 8,6 mm di spessore per 75 di larghezza per 175 di lunghezza. Il peso è di 205 grammi per questo Umidigi A9 Pro. Nel complesso l'ho ritenuto subito più compatto dello Xiaomi che avevo prima. Non è un peso piuma, non è il telefono nemmeno più pesante che ci sia, però mi sembra più compatto, mi sembra più piccolino, più tascabile, insomma
ho avuto da subito un bel feeling di utilizzo. Diciamo che con questo A9 Pro si è quasi costretti a utilizzare la cover per il fatto che il modulo fotocamere presente qui nel retro è abbastanza sporgente, saremo circa sui 2 mm, forse qualcosa in più di sporgenza. Utilizzando la cover in silicone si livella quasi del tutto la differenza, lo sbalzo tra il modulo camera e la cover, quindi diciamo che in questo caso non per scivolosità ma per un fatto di non tenere troppo il modulo camera, che a me piace anche tanto come è fatto, però purtroppo è un po' troppo sporgente, è meglio se utilizziamo la cover. Io perlomeno l'ho tolta adesso per fare questo video, ma in realtà l'ho tenuta dal giorno zero. Ovviamente nella parte posteriore è presente anche il sensore biometrico per lo sbloccaggio con l'impronta digitale, che funziona molto bene. Sotto questo aspetto hanno fatto un bel lavoro, immediato, non sbaglia un colpo, e per me è una cosa molto importante perché oltre a sbloccare il telefono utilizzo appunto lo sblocco con l'impronta per un sacco di applicazioni, per generare i codici OTP, per le banche, per il gestore di password, insomma tantissime volte utilizzo il sensore di impronte, e che sia funzionante al 100% e bene per me è fondamentale, e con questo UMIDIG A9 Pro mi sono trovato bene da questo aspetto. Il comparto audio è praticamente tutto qua, c'è uno speaker mono posizionato qui sotto, inaspettatamente buono, ricco di bassi, si sente veramente molto forte, gran volume questo A9 Pro, quindi se volete utilizzarlo per ascoltare musica o comunque quando guardate un video o giocate non c'è problema perché si sente veramente tanto, come anche molto buono l'audio in capsula quando si telefona. Nella parte inferiore, oltre allo speaker, sono presenti il jack di ricarica che è di tipo C, è attivo anche OTG, quindi ci potete attaccare delle chiavette o comunque altri accessori con USB-C che siano compatibili con lo standard OTG. C'è il microfono e c'è anche il jack per le cuffie da 3,5. Ovviamente se avete delle cuffie Bluetooth le potete utilizzare, ma il telefono è dotato di Bluetooth 4.2, non di Bluetooth 5.0. Sul lato destro è presente il tasto del volume più, volume meno, e ovviamente il tasto di accensione e spegnimento. Dall'altra parte invece c'è un insolito pulsante, un insolito perché normalmente negli smartphone non c'è, ed è il pulsante che attiva il termometro. Il sensore di temperatura è posizionato qui in mezzo alle cam, e questo pulsante lo ritengo veramente una bella cosa, è molto figo perché oltre al fatto di poter aprire il termometro che vedremo tra un attimo, comunque è un pulsante personalizzabile. Infatti risponde al click, al doppio click e al click prolungato. Possiamo decidere noi cosa fare a questo pulsante, o aprire un'applicazione o comunque attivare una funzionalità integrata nel telefono, veramente molto comodo e molto utile. Comunque quando il telefono è sbloccato, una pressione sul tasto laterale avvia la funzionalità di rilevazione della temperatura. E come funziona questa rilevazione di temperatura? La prima cosa da fare è premere la calibrazione del termometro. Bisogna essere in un ambiente che in pratica davanti al telefono non ci deve essere nulla per 50 cm, quindi si preme la calibrazione del termometro e poi si avvicina alla fronte a circa 3 cm, si preme il tasto ed ecco che il termometro ha rilevato la temperatura. E qui c'è un discorso da fare sulla temperatura rilevata da questo UMIDIG A9 Pro. Diciamo che è costante, nel senso che se mi faccio 10 misurazioni la temperatura è praticamente sempre quella. Però in tutte le misurazioni che ho fatto e comparandolo con il mio Braun Thermoscan auricolare, il termometro che utilizzo a casa per noi, insomma quello che utilizziamo normalmente quando dobbiamo misurarci la temperatura, ho notato che c'è mezzo grado secco di scarto. Quindi è utilizzabile, ovviamente non va a sostituire un dispositivo medico o per attivare delle cure, però per avere un'indicazione della temperatura è comodo, basta aggiungerci mezzo grado. Perlomeno nel mio caso ho visto che c'è questo sempre costante mezzo grado meno della temperatura rilevata dal Thermoscan.
Un'ultima cosa relativa al pulsantino laterale è che al doppio clic apre l'unica applicazione customizzata presente su questo Android 10, che è praticamente stock, non c'è nulla di personalizzato da Umidigi, se non hanno inserito questa applicazione che si chiama Zello. Rende il telefono un push to talk, come proprio i walkie talkie, si preme, si parla, l'altro riceve l'audio, e tutto questo via internet ovviamente. Invece dei messaggi vocali di WhatsApp c'è questa applicazione che si chiama Zello che fa questa funzionalità. Ovviamente finché l'app non è diffusa o se non ce l'ha nessuno dei vostri è abbastanza inutile, quindi vabbè, ce l'hanno messa, però secondo me ha più senso utilizzare questo pulsante personalizzandolo per fargli fare qualcosa che fa più comodo a noi. Non è presente purtroppo il chip NFC e questo qua è un po' una delle cose che mi dispiace, però ovviamente è un telefono molto economico che già propone una ricca dotazione di RAM e di memoria, quindi non si poteva chiedere più di tanto. Parliamo di batteria, che è da 4150 mAh. Secondo me hanno fatto un buon lavoro di ottimizzazione questo Umidigi A9 Pro, perché è impossibile non arrivare a sera con questa batteria. Veramente in giornate stress arriverete anche con un utilizzo molto intenso, arriverete a sera senza problemi. Con un utilizzo normale o comunque limitato fate tranquillamente un giorno e mezzo o anche 2 giorni. Lo screenshot che state vedendo è di una giornata bella tosta che ho fatto qualche giorno fa, iniziata scollegato dall'alimentazione alle 6 di mattina, tutta la giornata in 4G, niente wifi, quindi tutta rete dati che consuma di più, con un'ora di telefonate, un'ora di video YouTube, vari social, Facebook, Instagram, notifiche di WhatsApp, eccetera. In totale 4 ore di schermo acceso e sono arrivato a sera con il 30% di batteria residua dopo 15 ore che l'avevo staccato dalla corrente. Un ottimo risultato per una giornata bella intensa. Direi che per un uso normale di una persona qualsiasi potreste arrivare tranquillamente a 2 giorni se siete connessi per esempio al wifi. Questa buona durata di batteria è sicuramente derivante dal fatto che i componenti non sono molto energivori, ma anche della buona ottimizzazione sia hardware che software di questo Umidigi A9 Pro. La versione Android, come vi ho detto, è stock, quindi la versione 10 di Android ha solo un'applicazione in più, tutto il resto è da manuale Google, quindi tutto perfetto, tutto stock. Il processore che fa girare tutto è l'Helio P60. Nell'utilizzo quotidiano non ho avuto nessun tipo di problema, e anche questo qui inaspettatamente, perché insomma non è un processore recentissimo, quindi mi aspettavo che laggasse o quant'altro. In realtà non ho mai avuto nessun tipo di questi problemi con Facebook, anche con applicazioni pesanti quali possono essere Instagram o il gestore delle pagine di Facebook, che sono delle noci da aprire. Nessun problema, tutto bello fluido, tutto molto usabile senza difficoltà. Ho provato anche a giocare, ho installato Asphalt, anche se non è uno dei miei giochi preferiti. Non c'è problema nel gioco, anche impostandolo alla massima risoluzione il telefono diventa leggermente tiepido qui dietro, cosa che non avviene nella modalità con grafica intermedia. Nessun problema, nessun lag, nessuna interruzione, usabilità molto buona, quindi se siete dei videogiocatori ovviamente non vi suggerisco questo telefono, però se siete dei videogiocatori della domenica o comunque giocatori casuali, perché no, insomma qualche gioco non particolarmente impegnativo può anche girare su questo Umidigi A9 Pro. Passiamo al reparto multimediale delle fotocamere. Come vi ho detto ci sono 4 fotocamere nel posteriore, sono marchiate Sony. La principale è una 48 megapixel con apertura f1.7 e una lente da 6 elementi. Poi c'è una grandangolare da 16 megapixel con FOV di 120 gradi e poi ci sono 2 camere da 5 megapixel, una per la profondità di campo e una per utilizzo macro. Direi che la qualità generale delle foto e dei video è in linea con un telefono di questa cifra. Le foto sono sicuramente utilizzabili, buona quella principale da 48 mega e anche quella grandangolare, anche se questa seconda appunto perde un po' di definizione, diventa un po' troppo morbida negli angoli. Molto interessante la macro, che riesce veramente a mettere a fuoco fino a 2 cm dall'oggetto, praticamente è un microscopio. E buona anche la selfie camera anteriore con f2.0 che sorprende per definizione e anche per l'individuazione del soggetto quando c'è da sfocare lo sfondo.
I video vengono girati a 1080p sia con la camera selfie sia con quelle posteriori a 30 frame al secondo e ovviamente non è presente la stabilizzazione del video. Diciamo che il reparto foto e video di questo A9 Pro non strabilia ma non delude. Foto e video utilizzabili. Come detto, per altre caratteristiche è un telefono di fascia molto economica. Se siete dei foto video amatori ovviamente dovrete puntare a telefoni che costano 3-4 volte il costo di questo telefono. Per tutti gli altri direi che è più che sufficiente e adeguato. Parliamo un po' del reparto telefonico, ricezione molto buona, sicuramente uguale allo Xiaomi che ho utilizzato fino a 3 settimane fa. Molto bene il fatto che non abbia mai perso i dati. Ho provato telefoni in passato che nonostante sul display mi segnasse che avevo i dati, che ero connesso alla rete, in realtà era tutto fermo e poi mi arrivavano centinaia di notifiche tutto in un colpo, magari alla sera. Quindi con questo telefono non funziona così, va veramente bene, si aggancia alle celle con sicurezza e non si stacca. Audio in capsula si sente molto bene, chi mi sente dall'altra parte ha confermato che mi sente molto bene e anche il viva voce, come in generale la qualità dello speaker di questo 9 Pro, con il viva voce si sente davvero molto forte e chi utilizza questa funzionalità non resterà deluso con questo A9 Pro. Insomma, quali sono le cose che un po' mi sono mancate in questo Umidigi A9 Pro? Allora, una è l'NFC, perché un po' mi ero abituato a poter pagare con il telefono utilizzando Google Pay, ma insomma in un telefono di questa fascia di prezzo diciamo che è abbastanza normale non trovare il chip NFC. Mentre una cosa abbastanza personale che però mi è mancata è il doppio tap to wake up, cioè il fatto di poter fare il doppio tap sul display e accenderlo magari per vedere le notifiche. Ho ovviato attivando la funzione di accensione del display ogni qualvolta mi arrivi una notifica, in modo che magari con il solo sguardo posso dare un'occhiata e vedere se è una cosa che mi interessa o meno. Tiriamo un po' le somme. All'inizio del video vi ho detto che c'era una cosa di questo telefono che mi aveva lasciato sconcertato e non era il fatto di avere il termometro. E sapete qual è? È che questo telefono va veramente bene, cioè non ho rimpianto affatto il mio Xiaomi più costoso da quando utilizzo questo. Onestamente non me lo aspettavo, perché comunque era da un pezzo che non prendevo in mano telefoni di questa fascia di prezzo. E in realtà mi ha abbastanza stupito che non ho mai rimpianto il mio precedente smartphone. Anzi, diciamo che il passaggio tra l'altro Xiaomi e questo Umidigi è stato veramente indolore. Dopo un giorno che lo usavo avevo già un ottimo feeling con il dispositivo e nonostante sia zeppo di applicazioni, perché ne ho montate veramente una infinità, tutte quelle che avevo nell'altro le ho passate per di qua, il telefono va alla stragrande, super veloce e non perde un colpo. Pensavo di avere problemi in questo senso, in realtà grande stupore, ma questo Umidigi A9 Pro, lato software, lato ottimizzazione del processore con il sistema operativo e le applicazioni, è veramente fatta molto bene. Nella sua normalità questo Umidigi 9 Pro è un telefono sincero, apprezzabile e che non delude, ed è proprio questa la cosa che mi è piaciuta di più di questo telefono. Credo di avervi detto tutto su questo telefono, ma se ho tralasciato qualcosa chiedetemi pure sotto nei commenti, sarò ben felice di rispondervi. Se siete iscritti al canale, grazie. Se non siete iscritti, premete iscriviti e magari schiacciate anche la campanella, così non perderete i prossimi contenuti che pubblicherò nei giorni a venire. Se vi va, lasciate un mi piace e ci vediamo con il prossimo video, sempre qui su Cose Cinesi. Ciao a tutti!